Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi un nuovo video, un breakdown della mia ultima traccia, pubblicata il 15 di marzo con Japan Lo-Fi, dal titolo The Unseen Path. Questa è una traccia, un beat che io amo moltissimo, è una traccia essenziale, minimale, che mescola però alcuni elementi interessanti, a partire dalle drums che sono in stile chill hop, quasi funky direi. Iniziamo subito con un ascolto della song con tutti gli insert e i plugin disattivati. Ascoltiamone un pezzo. C'è un accompagnamento portante di pianoforte o una semplice e dolce melodia di chitarra elettrica e questa drum che ha uno stile invece più chill hop. Lo stile che cercavo in questa traccia è proprio una fusione tra il chill hop e certe atmosfere ambient. Ascoltiamo la drum in solo. Se ascoltiamo invece a 150 bpm possiamo gustarne le sfumature quasi funky. Iniziamo la nostra esplorazione sonora. In questo video mi concentrerò in particolar modo sulla drum. Ci sono diversi plugin, compressori sul bus della drum, sul sottogruppo della drum, e vi farò sentire le differenze fra questi tre e vi dirò quale ho scelto e perché, e lo sentiremo insieme. Per la drum ho utilizzato Groove Agent con alcuni piccoli interventi sul tempo di attacco, con un leggero fade in sulla kick. Ci sono due suoni differenti di kick, due suoni differenti di snare, gli hats, e poi c'è una traccia di shuffle che ho suonato con i miei bonghettini che mi ha regalato mio fratello con delle spazzole di plastica, quindi è stato molto 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 divertente. Ok, ascoltiamo il primo sample di kick. Ho inserito un leggero fade in all'inizio per ammorbidire un po' il suono. Un po' di randomizzazione sul pitch non guasta mai. Sul secondo sample di kick abbiamo invece un filtro passabasso da Kirchhoff EQ in modalità Vintage Tube a 31 Hz, quindi molto basso. Sentiamo con e senza. Abbiamo uno snare principale. Per lo snare abbiamo due suoni differenti, non suonano mai insieme in questo caso. Il secondo snare fa dei piccoli accenti, sentiamo. Sul primo snare abbiamo anche un'automazione con un delay, un classico di Sound Toys. L'ho utilizzato in due punti all'inizio del break e sul finale. Per quanto riguarda il suono di hat, molto leggero come volume, una randomizzazione abbastanza importante sul pitch ad ogni colpo. A tutto questo poi aggiungiamo gli shuffle registrati col mio bonghetto, un filtro passa alto, nulla di più. Il grosso del lavoro è stato fatto con il mio Focusrite ISE MK2 430 in fase di registrazione. Il suono era perfetto, quindi l'ho lasciato così.
Concentriamoci ora sul gruppo della drum. Abbiamo diversi plugin. Alla fine della catena ho usato un clipper, Gold Clip, davvero un eccellente prodotto per stoppare tutti gli eventuali picchi nel mio sottogruppo di drum. E ascoltiamo la drum con il primo plugin che ho testato, che ho provato, Shadow Hills Mastering Compression in classe A, un ottimo plugin che utilizzo molto sulle drums. Allora, la compressione ottica non sta lavorando, è attiva solo per dare un boost di guadagno, in ingresso al segnale prima della compressione discreta, su cui ho utilizzato, come preset Iron, che secondo me, dei 3 tipi di compressione è quello un pochino più morbido. Il tempo di attacco è breve, il tempo di rilascio è il minimo, il più corto possibile e non ho utilizzato, il 100% di compressione parallela, ma solo un 75%, 78%. Secondo plugin che ho testato sul mio sottogruppo di drums è Wunderlich di Niold, che è molto interessante, però, mi sono accorto subito che ha un punch notevole e non era adatto alla traccia, però ve lo faccio sentire comunque per capire i tipi di ragionamenti che ho fatto. Come potete sentire c'è molto più attacco. Però comunque è un plugin interessante con una buona pasta, ma secondo me è molto più adatto a un genere chill hop più spinto, il funky o anche musica rock, può essere veramente molto molto interessante. Il terzo plugin che ho provato invece è Brown Compressor di Acustica Audio e lo sentiamo al lavoro. Adoro la colla che è riuscito a dare e questa infatti è stata la mia scelta definitiva perché sono riuscito ad ottenere comunque un buon punch sulla cassa, ma cercando di non esagerare, considerato l'atmosfera rarefatta e sospesa della canzone. Ho utilizzato Sculpt di Adapter Audio, attenuando leggermente i transienti. Lo disattivo. Sono contento. Questo terzetto è riuscito a ammorbidire il suono della drum, che è comunque secco, asciutto, presente, ma non ha un eccesso di attacco. Questo specialmente grazie a questo parametro di Brown, che è presente su quasi tutti i compressori di acustica audio, ed è un parametro che va a intervenire solo sui transienti più veloci della compressione. Lo sentiamo a livelli massimi accentua i transienti, scendendoli attenua maggiormente, indipendentemente dal tempo di attacco che abbiamo impostato sul compressore. Sentite come riesce ad ammorbidire proprio i primi millisecondi del suono. Per il basso ho utilizzato questo VST, che è Kimum, mi piace molto, ha un suono asciutto, pulito. Molto bello, mi piace molto, veramente un suono molto clean che posso quindi trasformare e colorare a mio piacere senza eccessive risonanze. E il primo step è entrare in un plugin free, tra l'altro, è che è MPEG SVTVR Classic di Brainworks. Lo potete ottenere gratuitamente creando un account su Plugin Alliance. Vedete, diciamo che abbiamo ingrossato, dato
un po' di ciccia al suono, rendendolo molto più corposo. Secondo step, ho utilizzato un pre presente nella suite di plugins di Brown di Acoustic Audio, un pre customizzato, e io amo moltissimo utilizzare i canali pre di Acoustic Audio su moltissime delle mie tracce perché riescono veramente a dare vita al suono. Aggiungendo un pochino di saturazione, in ingresso e poco altro. Qui potete scegliere le varie emulazioni di pre. Un altro plugin di Neol che io uso tantissimo in moltissime situazioni perché è veramente versatile e ha un funzionamento molto, molto interessante, ed è il V76U73, una sigla abbastanza incomprensibile, però è veramente morbidissimo, dolcissimo. Utilizzando questi filtri si possono ottenere dei roll-off molto morbidi. Lo uso molto su sample di drum quando devo ammorbidire un po' il suono, renderlo un pochino più caldo, semplicemente inserendo questo filtro che lavora in modo molto morbido e molto graduale. Come vedete c'è una leggera compressione, non c'è bisogno di esagerare. Perché voglio che il suono del basso si spenga lentamente. Se avessi compresso di più, il suono sarebbe rimasto più forte, più a lungo. Invece il mio obiettivo è solo attenuare appena appena l'attacco, la prima parte della nota. Dopo il compressore Niold ho inserito un equalizzatore Kirchhoff con un filtro passalto in modalità vintage con vedete, una pendenza molto morbida. Come ultimo elemento della catena abbiamo Zip, che è il mio plugin preferito per la sidechain. Non lo uso sempre, ma quasi sempre. Ovviamente abbiamo la kick come sorgente della sidechain in pre, in modo che il volume del fader non vada a influenzare il lavoro della sidechain compression. Come potete sentire non si tratta di un intervento invasivo, visto il tipo di canzone. Passiamo ora alle tracce di pianoforte che hanno un ruolo molto importante in questa canzone. Ho utilizzato 3 differenti suoni di pianoforte. Come pianoforte principale ho utilizzato Keyscape di Spectrasonics. Come sempre faccio quando registro delle parti MIDI, oltre a quantizzare con molta moderazione, utilizzo anche un MIDI modifiers che randomizza la posizione delle note e la velocity delle stesse. Questo è importante perché tutte e 3 le tracce di pianoforte, che sono queste 3, vedete, su tutte e 3 è inserito un MIDI modifiers. Nessuna di queste 3 parti di pianoforte suona una nota esattamente nello stesso momento, e questo è importante per aumentare la spazialità, come vedremo. Il secondo suono che ho utilizzato per il pianoforte, Spitfire Labs. Ho utilizzato 2 istanze di Spitfire Labs con 2 diversi preset. Come possiamo vedere nel nostro mix sono pampottati, perché voglio rendere il suono del pianoforte più ampio, più instabile e con variazioni incontrollate. Questa è la traccia principale. Ascoltiamola anche con l'aggiunta delle altre 2 tracce di pianoforte. Ok, ora ho renderizzato in audio le 2 tracce di pianoforte per non far lavorare inutilmente il processore, e le ho assegnate a un gruppo
in cui ho inserito un EQ stock di Nuendo con un passalto a 59 per fare un po' di pulizia, visto che i 2 suoni di Spitfire hanno abbastanza rumble, sotto. E poi ho utilizzato un plugin stock, un compressore in modalità sidechain, sempre con la cassa in pre, mi raccomando, è importantissimo. Non dimenticate questo dettaglio, con una leggera compressione. Non mancano molti elementi di arrangiamento nella traccia. Questa è una traccia volutamente minimale, essenziale e super rarefatta. Un punto focale è questo pad, questo che voi vedete come una traccia stereo, in realtà è un bounce di 4 differenti pad su cui ho effettuato delle automazioni casuali del panorama stereofonico. Quindi il suono è molto instabile, continua a muoversi all'interno del panorama stereo. Come sentite il suono non è per nulla statico e continua a muoversi lentamente a destra e a sinistra, in una maniera difficilmente prevedibile perché tutti e 4 i pad si muovono in maniera casuale. Anche qui ho utilizzato un compressore, sempre per la sidechain, con un'attenuazione un pochino più marcata. E infine ho aggiunto un emulatore di Pultec con una leggerissima attenuazione sulle alte frequenze, intorno ai 10K. Passiamo alle tracce di chitarra. Questa traccia è registrata con la mia Squier da 130 euro o poco più, la chitarra più economica che ho trovato sul mercato, comunque prodotta da una marca di una certa affidabilità come Squier, un'emulazione di Stratocaster. Devo dire che sono rimasto sorpreso dalla qualità di questo strumento. Sentiamolo. Questa è la chitarra e così come mi è arrivata a casa, entra direttamente nella mia Focusrite, nient'altro. Come plugin ho utilizzato Ko-fi di Acustica Audio con una emulazione di pre, con una spinta abbastanza importante sul segnale in ingresso per aggiungere saturazione. A livello di equalizzazione c'è solo una piccola attenuazione sulle medio-basse e un leggerissimo boost dai 6500 in su. La compressione di Ko-fi è meravigliosa, la sentiamo al lavoro. Senza. Con. Sulla chitarra ho utilizzato 2 diversi effetti. Ho utilizzato Spaced Out di Baby Audio, super versatile, modulazione, delay, riverbero, ducking, tutto in un plugin solo, tra l'altro leggerissimo sulla CPU. E anche Galaxy Tape di UAD, un solido emulatore di delay a nastro. Possiamo vedere nel mix che sono pampottati ai 2 estremi. La chitarra è più o meno al centro. Sentiamo la chitarra con questi 2 effetti. Su entrambi i canali di delay ho utilizzato una leggera attenuazione intorno ai 400 Hz. Sentiamo la chitarra insieme al resto.
Questa traccia è ancora una traccia di chitarra con i medesimi settaggi di Coffee, ma con un intervento con un passa alto a 270 e un passa basso a 2K, poco più, perché questa è una traccia di effetti, un colore pampottato a destra con un volume più basso rispetto alla traccia principale. Ecco, giusto una nota sognante in lontananza. Parlando di arrangiamento musicale, ci rimane una sola traccia, che è questo che io ho chiamato pad reverse, ma non è nient'altro che un accordo di chitarra registrato e messo in reverse, senza effetti, senza nulla, senza delay, senza riverbero, perché volevo un ingresso asciutto della canzone. E lo sentiamo insieme al resto. Normalmente con questi suoni di reverse si aggiunge un delay o un riverbero molto lungo che ne accresca la durata e faccia una lunga coda. Un riverbero o un delay lungo su questo suono di reverse avrebbe tolto importanza all'ingresso della batteria, del basso e del pianoforte, quindi ho evitato. L'ultima traccia è una traccia tipicamente di rumori ambientali. Sono 3 ambienti diversi. Come potete vedere, c'è un'automazione di volume e il volume è più alto nell'intro, durante il break e sul finale della canzone. Non mi piace un volume di noise troppo alto mentre la canzone si sviluppa o quando ci sono delle parti soliste. Vedete che qui sparirà poco prima dell'ingresso della chitarra. Un noise a volume alto in questo punto avrebbe impedito alla chitarra di galleggiare in questo modo all'interno del mix. Avrebbe cancellato parte delle sfumature del riverbero. Sui rumori di ambiente ho utilizzato una sidechain compression con Zip. Con un intervento piuttosto aggressivo in questo caso. Diamo un'occhiata ora alla master chain in cui abbiamo Saturate che utilizzo per aggiungere un pizzico di saturazione alla traccia. È una cosa molto leggera, il mix è, come vedete, intorno al 20%. Come EQ utilizzo AMEC EQ200 che mi piace moltissimo, è molto lineare. Il mio intervento principale è sempre nella zona intorno ai 160 Hz in cui attenuo 1-2 dB, anche più a seconda delle canzoni, per migliorare la separazione tra la parte sub e la parte media della song. Sentiamo con e senza. Sentite come riusciamo meglio a controllare con questo piccolo intervento la correlazione tra basso e kick. A questo punto della catena io utilizzo un compressore multibanda con una unica banda sempre a 160 Hz, 150, 160 Hz, con una leggera attenuazione. Questo perché? Perché non mi piace utilizzare un filtro di sidechain nel compressore che utilizzo sul master. Voglio che il compressore lavori su tutto il mio mix. Quindi l'intervento di attenuazione e controllo sulle basse frequenze lo effettuo prima del mio compressore principale. Come vedete è un intervento molto leggero. E
Questo è il compressore che che ho utilizzato per questa canzone. Non è una scelta che faccio sempre, ma è un compressore molto lineare, abbastanza cristallino, non colora più di tanto il suono. In questo caso era proprio ciò che mi serviva per la canzone. Ho utilizzato questa funzione che si chiama Tape Roll Off, simula il comportamento di un nastro, ma solo a livello di frequenza e di equalizzazione, ovvero con un leggero roll off sulle basse frequenze, per attenuare un po' la parte di sub e rendere il suono leggermente più morbido e meno aggressivo. Bene, possiamo dare un ascolto adesso alla parte finale della canzone. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo presto per un altro tutorial, per altri breakdown, per altre curiosità tecniche. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e lasciate un like. In descrizione trovate anche dei link per iscrivervi a Groover con un 10% di sconto tramite questo link. Anche i link per il mio merchandise, per le mie magliette e le mie felpe. A presto, ciao!